Per quanto sia giusto soffermarci e cercare di capire cosa ha fatto Mercedes alla sua monoposto, una grandissima sorpresa di queste giornate dei test è stata vedere come sia AlphaTauri che Mercedes soffrono in maniera eccessiva il porpoising. Il mio profilo Instagram era bombardato di meme al riguardo ed io ovviamente ho contribuito. E quindi questa è la volta buona che mi iniziate a seguire su Instagram, perché veramente vi siete persi il delirio. Dunque però facciamo che parlo un attimo di Ferrari, perché so che vi interessa di più. Non cerco assolutamente di nascondere il fatto che non mi faccio mai i fattacci miei, no, assolutamente. Lo faccio perché vi interessa e non perché mi sono un po'... cioè mi ha incuriosito il fatto che la Ferrari fosse aperta e quindi ho cercato di capire. Con occhi da amatore, sia chiaro, però ho cercato di capire. In realtà adesso, a parte tutto, credo che sia il momento migliore per mettere a paragone le due macchine che più hanno fatto discutere di sé durante questi test, la Mercedes e la Ferrari. Ossia, il team più forte è il team più blasonato, anche perché adesso nessuno più si nasconde, quindi ha senso un video del genere. Con ciò però premessa, non sto sottovalutando Red Bull. Credo che possa mutare ancora una volta prima della gara in Bahrain. Probabilmente vedremo delle soluzioni diverse al venerdì, al sabato della settimana prossima. Ed è per questo che lascio un attimo in stand-by Red Bull. E non perché la sottovaluto, è un team ostico, anche lei quest'anno. E quindi ne parlerò in un altro momento. Per adesso l'unica cosa che posso fare è dirvi che se reputate questo video valido potete iscrivervi, così sicuramente rimarrete aggiornati. Valutate l'iscrizione. Dunque però entriamo a gamba tesa sull'argomento, perché per quanto la filosofia Ferrari sia nettamente diversa da quella Mercedes, la base di partenza è la stessa. E non lo dico tanto per dire, lo voglio dimostrare. Anzi, sono loro che dimostrano ciò. Infatti una delle soluzioni scelte da Ferrari è quella di sfruttare il cono anti-intrusione inferiore, mentre Mercedes ha optato per quello superiore, non solo per motivi di sicurezza o semplicemente per giocare un pelo più safe rispetto a Mercedes per Ferrari, perché la scelta di lavorare sui side pods alti potrebbe avere delle ripercussioni soprattutto per come li ha gestiti Mercedes, andando a snellire le pance e utilizzandoli come porta specchietto, ma non solo per la sicurezza o per giocare safe col regolamento, ma anche per ragioni strutturali. Ed è qui che emergono le prime differenze tra Ferrari e Mercedes. Il cono Ferrari infatti è ancorato al fondo, perché? Per evitare perdite di carico. Mercedes invece ha sfruttato quello superiore e così facendo ha fatto prendere il volo la Mercedes. Questa scelta è forte, aerodinamicamente e motoristicamente parlando. Letteralmente la vettura ha le ali. E se è vero che sono state rispettate le regolamentazioni volumetriche, è anche vero che è una soluzione pericolosa. Altro paragone, perché questo è un mega confrontone. E ricordate gli specchietti dell'halo sulla Ferrari che fecero tanto discutere un paio di anni fa? Fu una scelta bannata, proibita, dichiaratamente non legit, e non tanto perché al limite con il regolamento, ma perché dichiarate come pericolose. Adesso, sulla base di ciò, secondo voi credete che questa scelta di Mercedes non possa andare al bando tra il bandito e il non? È una soluzione estrema. E poi ragazzi, diciamolo chiaro e tondo, se i meccanici spingono la vettura da lì è perché evidentemente quella struttura è resistente, tanto resistente. A quel punto non servono come poggia specchietti, ma semplicemente come dei deviatori d'aria, come dei deviatori di flusso. E quindi solo perché ci hai poggiato lo specchietto sopra è una soluzione ok? Mi sa che rischi, anche perché le appendici sono vietate. Però questo ragazzi è un chiaro metodo per raggirare il regolamento. La si potrebbe definire quasi una zona grigia, qualora dovesse passare, qualora riuscissero a farcela. Però sicuramente Ferrari, come gli altri team, faranno di tutto per evitare ciò. Però su questo ragazzi bisogna dare atto che Mercedes riesce sempre a rinnovarsi, a innovare, anche se sono 10 anni che vince, che la fa da protagonista. Non è da tutti, c'è gente che ci prova ogni anno e non riesce, e loro invece vincono sempre e riescono a continuare. È risultata davanti ancora una volta rispetto alla concorrenza, a prescindere se questa scelta pagherà o meno. Però si tratta di innovare e rinnovare, cosa che a loro riesce benissimo. Poi invece per quanto riguarda le pance Ferrari sappiamo che si sviluppano in orizzontale, normale configurazione mi verrebbe da dire rispetto alle scelte particolari che hanno preso Red Bull e Mercedes, ma in realtà è molto più complesso di ciò e l'ho spiegato ampiamente in questo video che vi invito a recuperare, perché se è andato così bene un motivo ci sarà, o almeno credo. Siete voi a giudicarmi. Per quanto riguarda le pance Mercedes, ci sono. È scorretto dire che non ci sono, ma sono estremamente sottili. Sono rimpicciolite e seguono una filosofia che noi abbiamo già visto, che è quella della Williams FV44, ma estremizzando il tutto. Chiariamolo, perché super sottili, il raffreddamento, tante prese d'aria, tanti dettagli che in realtà noi non possiamo capire bene. Delle pance così strette per Mercedes, se riescono a raffreddare acqua, olio, motore e tutte le componenti che hanno bisogno di aria pulita,
ben venga, ma sono tutte quante scelte momentaneamente dichiarate legali. Dico momentaneamente perché potrebbe imporsi Christian Horner, potrebbe imporsi la Ferrari o altri team. Horner la sua l'ha detta ed è anche stato preso in giro per questo epico botta e risposta tra Mercedes e Red Bull su Twitter. Secondo lui non rispecchia la filosofia del regolamento e quindi sarebbe un po' una sorta di presa in giro. E vi dirò, per una volta sono anche d'accordo. Infine, per poi andare a chiudere, l'ala della Ferrari risulta essere stabile, particolare, modulare, in modo tale da poterla gestire meglio e settarla in maniera diversa per ogni gran premio, e a prescindere dai vantaggi che porta, di come canalizza l'aria per sfruttare al meglio l'effetto Venturi, è ottima per poter aggiornare costantemente per tutti i gran premi la vettura. Come si può notare da queste immagini, per Red Bull flette tutta l'ala verso il basso o verso l'alto, mentre per Mercedes soltanto una sezione, e questo indirizzerebbe meglio l'aria e aumenterebbe il carico aerodinamico. Per quanto riguarda branchie, canali Venturi, Mercedes e Red Bull sono più estreme, ma qualora non dovessero funzionare, perché renderebbe il tutto meno affidabile, avrà pagato una scelta tradizionale. Però se continuano a girare sull'1.34 non vedremo i veri problemi di queste vetture. E se ne parla quindi, ancora una volta, a settimana prossima, perché tanto ormai siamo alle porte.